Arthur Clarke diceva che ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Io sono Giovanni. E io sono Flavio. E questo è Retro G. Sigla! Giovanni, è stata una citazione fortissima, ma come mai queste parole? Perché siamo fieri di avere per le mani un monitor Arcuda. Fantastico. Questo monitor, la fattispecie, è un 26 pollici con una risoluzione nativa di 1440 x 1080 pixel. È un monitor con un fattore di forma 4/3 e questa azienda, l'Arcuda, che ha sede in Australia, è specializzata nella produzione di macchine arcade e parte del ricambio per essa. Da qualche anno si è specializzata nella produzione di monitor che sono sostituti ideali dei CRT per le macchine arcade. Sbalorditivo. Quindi che caratteristiche hanno? Hanno come caratteristica quella di avere una bassissima latenza e che nativamente accettano i segnali analogici 240p, 480p, sia a 15 kHz che a 24 kHz. Fantastico. Qualcosa di straordinario. Una chimera fino a qualche anno fa per tutti i retro gamer incalliti. E vuoi dirmi che tutto questo è possibile senza un upscaler? È quello che andremo a verificare oggi nella recensione di questo prodotto. Ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like e attivare la campanella e le notifiche per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. E swipe sul primo commento per lasciare hype. Ok, l'avete fatto? Sì? Allora possiamo iniziare. E iniziamo andando a testare quelle che sono le caratteristiche di questo pannello. Arcuda in descrizione ci dice che accetta i segnali analogici, ma soprattutto che ha una latenza bassissima, quindi cominceremo da questa. Ma prima di andare a testare la latenza volevo farvi una panoramica degli ingressi che può darci in input questo monitor, che sono molto vari. Come vedete, intanto abbiamo un ingresso per l'accessorio opzionale del telecomando, perché quando andate a montare un pannello del genere all'interno di un cabinato avrete bisogno di un telecomando in prima battuta da montare sul cabinato. Abbiamo ovviamente l'ingresso per l'alimentazione, l'ingresso DVI, l'ingresso HDMI, il DisplayPort, un ingresso VGA RGB e l'uscita audio jack. In più abbiamo un accessorio, sempre opzionale, per andare a convertire i cavi in uscita RGB dai vari cabinati, questi sono i vari attacchi, per uscire in RGB compatibile col monitor. Ora andremo a testare la latenza, l'input lag, con uno strumento della Leo Bogner, che è uno strumento, diciamo, professionale. Esatto. Io non ci Come posso vedete credere. è impressionante. Ho la pelle d'oca, ragazzi. Impressionante. È impressionante. Quindi il dato che loro ci forniscono di fabbrica è rispettato. Vi ricordiamo che la latenza, per arrivare a un frame, c'è bisogno di 16 millisecondi di lag e qui siamo a 1,1-1,2. Significa una latenza talmente bassa che non è percepibile. Assolutamente. Allora, visto e considerato che lo scopo per cui sono nati questi monitor in prima battuta è quello di andare a sostituire il CRT dei cabinati, noi l'abbiamo provato con una scheda arcade. E come si fa? Si utilizza l'accessorio opzionale che ti dà Arcuda per andare a inserire l'uscita analogica del vostro cabinato. Mandiamo un segnale a 240p a 15 kHz, nella fattispecie quello di una scheda originale della Capcom di Final Fight.
È una scheda Jamma semplicissima, una di quelle che si può trovare ovunque. Accendiamo e vediamo un po' che succede. Come vedete, immediatamente abbiamo un'immagine a video, senza andare a smanettare con nessuna impostazione e con nient'altro che col collegamento. Andiamo a far partire il gioco. Come vedete, l'immagine è un pochino spostata. Per andare ad agire sulla geometria dell'immagine basta un tasto. E come per magia l'immagine va a fittare perfettamente con lo schermo. Come vedete non c'è latenza, è tutto perfetto come dovrebbe essere. Questo ovviamente è un arcade a 240p a 15 kHz. Per testare il 31 kHz a 480p abbiamo inserito questo monitor nel nostro cabinato Naomi che vedete alle mie spalle e vediamo cosa è successo. E dopo aver testato il nostro cabinato Naomi, per testare anche un altro dispositivo che manda nativamente il segnale a 480p, ho voluto fare un test col mio Dreamcast. Vediamo com'è andato. Come prima cosa testiamo la griglia. Come vedete si può ancora migliorare. Schiacciamo il pulsante magico ed essendo un segnale analogico il monitor andrà a fittarlo perfettamente su tutti i lati. E come vedete è perfetto. Andiamo a fare adesso uno scroll test per vedere se ci sono artefatti o ghosting nello scrolling e come vedete è tutto perfetto. Allora Gianni, fino ad ora questo monitor mi ha rapito, ok? Però io ho retro console, ho il Mister, io volevo usarlo nel mio setup da retro gaming, è fattibile? Ma certo! E noi andremo a testarlo adesso con varie console, con vari accessori, proprio per mandargli un segnale analogico, come quello che potreste mandare voi con una console, una retro console. Ora l'azienda non ci ha mandato un accessorio ufficiale per convertire la SCART in pass-through con il VGA, ma è un accessorio che trovate ovunque, anche su Amazon a pochi spicci. Noi comunque in questa fase, per farvi vedere come gestisce il segnale analogico questo monitor, abbiamo intanto settato il Mister con il Mister.ini in Direct Video. Quindi abbiamo mandato il segnale analogico migliore che potevamo mandare direttamente al monitor e vediamo come si comporta. Il Mister già è impostato in Direct Video e come vedete si comporta esattamente come quando abbiamo mandato il segnale arcade. Andiamo a vedere se riesce a riconfigurare la schermata per riempire. Fulmine. Esattamente, plug and play, e anche in questa fase è promosso. Andiamo adesso a caricare un core, va bene? Ad esempio una console che tutti amiamo e che è sempre un metro di paragone quando si parla del segnale a 240p, ovvero il Sega Genesis. Andiamo su Sega Genesis e ovviamente andiamo sul 240p Suite. Questa è un'applicazione che ci serve per andare a testare la bontà di questo monitor. La prima prova che voglio fare intanto è sempre quella, ovvero quella di andare
a vedere se riesce a fittare bene l'immagine. E come vedi, l'ha fatto l'ha fatto subito. Andiamo a testare adesso i colori, come vengono riprodotti, e vediamo se siano corretti. Come vedete è perfetto. Perfetto. Torniamo indietro. Dopo i colori andiamo a caricare un pattern per vedere se viene tutto visualizzato correttamente. Se questo pattern non viene visualizzato bene, andiamo ad agire sempre sul solito pulsante e andrà a fittare perfettamente tutte le linee sul monitor. Dai, la svolta. E anche qui ci siamo. Ora un altro test importante è quello dello scrolling, perché è quello che poi andrà a dirci la bontà della visualizzazione del segnale a 240p su questo schermo. Quindi andiamo su video test e andiamo su scroll test. E come vedete anche qui non abbiamo artefatti di sorta. Lo scrolling si comporta benissimo. Aumentiamo la velocità, vediamo un po' se ci dà problemi. Andiamo sul verticale e come vedete tutto liscio come l'olio. Ma a noi questo non basta, perché il mister potrebbe essere una prova empirica non sufficiente a capire la bontà di questo pannello. E allora abbiamo voluto esagerare. Abbiamo preso le console della Analog e, come sappiamo, abbiamo un aggeggio che ci permette di poter uscire in analogico da queste console. L'accessorio è questo, il DAC di Analog, che permette di poter utilizzare il nostro Mega SG come se fosse un Mega Drive collegato con una SCART. Quindi andiamolo a collegare. Alimentazione e colleghiamolo in analogico al nostro monitor. Accendiamo il Mega SG. Colleghiamo il pad. Come vedete già il segnale è arrivato in analogico perfettamente. Ma noi ovviamente dobbiamo andare a testare la bontà di questo segnale, no? E facciamo quello che abbiamo fatto prima col mister. Essendo il segnale, guarda, notate, essendo il segnale uguale a quello che ha mandato poco fa il mister, già l'immagine è fittata di suo. Andiamo a caricare il video test e facciamo uno scroll test. E come vedete è tutto perfetto. Ovviamente il segnale in analogico è un segnale in analogico puro. Non vedete scanline perché non c'è nessuna interpolazione di nessun tipo. Quindi questo è il segnale a 240p puro che potrebbe arrivare da una console o da una scheda arcade a 15 kHz. Potevamo fermarci qui, ma perché non provare l'Analog Pocket con questo accessorio, l'Analyzer? Proviamo un po' a vedere se possiamo mandare un segnale analogico a 240p direttamente sul mister con questo accessorio. Lo alimentiamo. Questa volta mettiamo un bel gioco e vediamo cosa succede. Come vedete ragazzi, anche questo è plug and play e in questo momento sto mandando un segnale analogico in 240p. Trapendisi è anche bravo a switchare sui micro cambiamenti di risoluzione e di segnale che manda di volta in volta all'accessorio che noi andiamo a collegare. Guardate un po'. Ovviamente poi qua collegando un joystick esterno avrete una console esterna, ma questo lo vedremo in un'altra puntata.
Ma andiamo avanti, non abbiamo finito. Giovanni, a dire il vero però questa immagine così pulita, così pura, senza scanline, che non mi ricorda un CRT, non è che mi piaccia molto. Che soluzione abbiamo? La soluzione è andare a sfruttare il fatto che il pannello abbia una latenza bassissima anche connesso in HDMI. Quindi utilizziamo direttamente le nostre vecchie console analog con l'HDMI e vediamo che succede. La cosa impressionante è che questo monitor, qualsiasi input gli dai, lui è plug and play, come vedi subito ti fa vedere l'immagine ed è partito, con una qualità eccezionale. Andiamo a vedere subito il test 240p su IT. Già si vede. E come vedi già abbiamo le scanline. Questo ovviamente dipende tanto dall'upscaler che tu utilizzi per mandare il segnale, che questa volta non è analogico ma è digitale. Ok, la stessa cosa possiamo farla col Mister. Vediamo, proviamo. E quindi ecco qui il Mister, andiamo ad accendere e vediamo come si comporta. Come vedete adesso il segnale è molto più pulito, perché manda un segnale con la sua risoluzione originale. Io ho impostato il 1440 x 1080. Andiamo a vedere adesso di poter provare il Mister sempre col Genesis e andare a vedere se con le opzioni che ci dà il Mister possiamo fittare l'immagine perfettamente. Andiamo a caricare il 240p su IT, aspettiamo che refresh e come vedete adesso è praticamente perfetto. Andiamo a fare il solito video test. Ora ha un aspetto molto più simile a quello di un CRT. Andiamo a provare anche un gioco. Quale miglior benchmark di Sonic? E vedere come si comporta. Ragazzi, è bellissimo. È qualcosa di straordinario. Quindi, anche se lo volete utilizzare come sostituto di un CRT per la vostra postazione del retro gaming, si comporta praticamente esattamente come un CRT. Che lo vogliate utilizzare direttamente con il suo segnale a 240p o piuttosto che con un upscaler di mezzo, che può essere un Mister o può essere una console analog che fanno un upscaling nativo a una risoluzione molto più alta, che può essere 1080p o che può arrivare fino a 1440p grazie al Mister. Non solo, questo ti permette di avere tantissime altre opzioni, ovvero poter sfruttare il Mister al massimo delle sue potenzialità con i core arcade. Andiamo a vedere per esempio come si comporta con un core arcade e come vedete la bellezza. Andiamo a sistemare il video. Ovviamente poi grazie al Mister le opzioni di ridimensionamento, di scaling sono quasi infinite. La bellezza di un gioco del genere su uno schermo del genere è qualcosa di straordinario. Poi visto dal vivo, ragazzi, è ancora più bello. E la cosa più bella, e che non è scontata, è il fatto che ha pochissima latenza, quasi impercettibile, se non impercettibile. Io personalmente, che sono molto sensibile alla latenza, non la percepisco. Ma allora, Flavio, abbiamo parlato di tutti i pro di questo schermo, parliamo anche di qualche contro. Ad esempio, una cosa che a me ha fatto storcere un po' il naso è il fatto che sia molto lucido lo schermo, non abbia un trattamento antiriflesso e che quindi da spento sembra quasi uno specchio. Sì. Ma questo è una cosa che potrebbe dare fastidio a me, ma non a tutti gli altri. Un altro contro che voglio segnalare, per correttezza, perché è giusto che sia segnalato,
è che quando abbiamo testato il segnale a 240p, il segnale del Super Nintendo non è stato riconosciuto, proprio non lo digerisce. Neanche il segnale della Taito F3, che è una scheda arcade molto diffusa. Quindi io ho contattato via mail l'azienda e mi ha risposto che stanno lavorando per rendere compatibili tutti i segnali. Un'altra nota negativa che devo sottolineare però, perché ovviamente io mandando questa mail mi hanno risposto in questo modo, io ho risposto che se io volessi aggiornare questo firmware come posso fare? E loro mi hanno detto che non c'è un metodo Fai da te casalingo per poter aggiornare il firmware, dovete mandare lo schermo direttamente in azienda e loro ve lo aggiorneranno. ed è un enorme contro. È un enorme contro perché diciamo che adesso già è plug and play e può essere utilizzato sul 99,9% delle cose, ma visto i nostri test io sto parlando però del segnale analogico. Perché il segnale digitale che gli mandate quello viene riconosciuto perfettamente. Quindi diciamo che c'è qualche contro, ma i pro di questo schermo sono incredibili. All'inizio del video io ho parlato di magia, perché è quasi una magia. Dopo tantissimi anni che io combatto con i CRT, trovare uno schermo che si comporta praticamente come uno di loro. È fantastico. Con i pro e i contro di un CRT, no? Quindi se vi dicessi che è lagless, che è senza latenza questo monitor, direi una bugia. La latenza l'ho fatta vedere, il ritardo è di 1,2 millisecondi. È ovvio che questo ritardo non esiste, è un ritardo praticamente nullo. Però per alcuni potrebbe essere anche un ostacolo. È giusto che noi ve lo segnaliamo che non è a lag zero, ma una piccola latenza molto ridotta. Molto ridotta, cioè è impercettibile. Alcuni segnali ovviamente che mandate a questo schermo possono non essere riconosciuti bene anche digitali, ovvero se un prodotto non è predisposto per il 4/3 ovviamente vedrete un'immagine un po' strecciata. A questo proposito ho una novità per te, Giovanni. Ah sì? Sì. E qual è? Ora te la faccio vedere. Eh sì, proprio così, dopo settimane di attesa, di ansie col corriere che non arrivava, è arrivato Analog 3D in edizione limitata Smoke, il mio personale. E chi siamo noi per non provarlo e testarlo adesso? Esatto, non vedevo l'ora, ragazzi. Solo che Analog ci dice che questo è un sistema che va utilizzato o in 1080p o in 4K. Ora come faremo? Si vedrà su questo e come si vedrà, se si vedrà. Andiamolo a vedere. Vabbè, e allora facciamo una prova con Super Mario? Vediamo come si vede? Come vedi il menu è un po' strecciato. Infatti c'è qualcosa perché forse l'analog non supporta il... Ma sai, maneggiandolo un po' però siamo riusciti ad arrivare a questa soluzione. Non è affatto male, non è affatto male. Ma questa soluzione però la possiamo dire a tutti, Flavio. Secondo me la meritano soltanto chi si abbona al nostro canale. Ecco perché noi vi diciamo sempre iscrivetevi al canale, ma se volete di più dal vostro canale preferito abbonatevi, che ci aiutate a crescere e ci aiutate insomma a diventare un pochino più grossi su questo canale nazionale di TV che sta diventando YouTube. Esatto. E soprattutto aiutate anche mia suocera a farmi una pasta al forno una domenica di lusso. E questo so che voi ci tenete e per questo noi vi suggeriamo anche di iscrivervi al nostro canale Discord, in cui discutiamo sempre di retro gaming, scherziamo e quando possiamo vi diamo anche una mano per i vostri piccoli problemi da retro gamer. Con questo noi abbiamo concluso con questa recensione che ricordiamo è in esclusiva per YouTube Italia e per le prossime cose che arriveranno molto presto vi auguriamo tanto buon retro gaming. Ciao! Ciao!